Bianca Belair è contenta di essere ritornata a casa e di essere lì davanti a sua madre e suo padre e non vede l'ora di poter ritornare sul ring, ma arriva Naomi ad interromperla perché vuole che Bianca la perdoni e visto che non l'ha risposta né ai messaggi né alle chiamate è andata a casa dei suoi genitori e visto che non c'era nessuno è entrata da sola e ha preso il suo album delle foto e ha visto quanto erano felici insieme come campionesse di coppia. Loro è vero, erano migliori amiche, ma Naomi ha tradito la sua fiducia lanciando la loro amica sul vetro di un'auto e nascondendolo per mesi. La prossima volta che si avvicina di nuovo ai suoi genitori, quello che è successo a Jade non sarà nulla in confronto a quello che Bianca farà a Naomi. E poi Naomi ha anche preso in giro la madre di Bianca che è sulla sedia a rotelle e le ha detto che possono sfidarsi anche ora, ma arriva Jade Cargill che attacca Naomi e poi c'è anche l'arrivo di Nia Jax perché è il momento del triple threat di qualificazione al Money in the Bank ladder match femminile tra per l'appunto Naomi, Jade Cargill e Nia Jax. E ragazzi, con questi tre nomi coinvolti, cosa vi aspettavate? Esatto, una vera e propria schifezza, tirata pure all'infinito. Sembrava veramente non finire più. In alcuni attimi Nia Jax e Jade Cargill erano talmente impacciate che sembravano non essere mai salite sul ring. Poi anche il finale, talmente impacciato che nessuno pensava fosse stato il finale. Ma vabbè, alla fine a vincere è stata Naomi dopo un roll up a seguito della Annihilator doppia andata però a voto. E quindi Naomi si qualifica così al Money in the Bank ladder match femminile. Per l'amor di Dio passiamo avanti. Solo Sikoa e company incontrano R-Truth che parla con Little Jimmy, si presume, e solo lo prende in giro. E alla fine dei conti R-Truth e JC Mateo si affronteranno stasera a SmackDown, ma Jacob Fatu ha altro a cui pensare perché deve qualificarsi per il Money in the Bank. Chelsea Green vuole che Nick Aldis sospenda Zelina Vega per l'averle rotto il naso, ridandole così il titolo degli Stati Uniti. Ma questo non succederà. Forse, quando si riprenderà, allora avrà un rematch. Byron Saxton intervista la campionessa WWE Tiffany Stratton e lei è diventata campionessa incassando proprio il Money in the Bank. Quindi cosa prova ora che la stessa cosa possa succedere a lei? E lei è pronta, sa come comportarsi e chiunque provi ad incassare su di lei commetterà un grandissimo errore. Naomi invece è convinta di poterlo fare e lo stesso vale anche per Alexa Bliss. JC Mateo batte R-Truth in meno di 5 minuti dopo che ad R-Truth sono cedute le gambe provando la Attitude Adjustment e quindi il fu Jeff Cobb ha potuto connettere la Tour of the Island Power Slam. Ma dopo l'incontro JC ha continuato ad attaccare Truth fino all'arrivo di Jimmy Uso che però si è fatto fregare dal fratellino Solo Sikoa, che però alla fine ha allontanato JC dall'infierire ancora di più su Jimmy. Chissà, gli Street Profits sono contenti di far parte della miglior divisione tag team della storia ed è la migliore di qualsiasi brand e promotion mai esistita e loro hanno tutti contro i DIY, i Motor City Machine Guns, i Frexion e ora addirittura anche i Wyatt Six e loro sono pronti a tutto ed arrivano proprio i Frexion che hanno il dente avvelenato per la settimana scorsa perché senza l'intervento dei Wyatt Six probabilmente avrebbero vinto i titoli di coppia, quindi sono lì proprio per richiedere un rematch. Ma i Motor City Machine Guns non si fanno attendere e visto che i Fraxium stanno chiedendo un match perché gli Street Profits non li hanno mai battuti, allora anche loro lo vogliono, visto che non li hanno mai battuti. Beh, diciamo che il TLC vale come match, però facciamo finta di nulla. E i DIY ovviamente vogliono anche loro partecipare alla festa perché contro di loro c'è un sabotaggio. Loro hanno costruito questa divisione tag team e gli altri invece la stanno rovinando e quindi è il momento del minuto di silenzio per la divisione tag team. Si spengono le luci e arrivano i Wyatt Six che ovviamente attaccano tutti. Andiamo avanti va e abbiamo poi visto il tag team match tra il legato del fantasma contro Ray Phoenix e Javon Evans che debutta così nel main roster, ma credo ovviamente sia solo per stanotte anche perché tutti e quattro saranno coinvolti a Worlds Collide, anche Ethan Page che per l'occasione si è seduto al tavolo di commento e grazie a Santos Escobar che ha distratto più volte l'arbitro è potuto intervenire facendo vincere così i Los Garza dopo un bel match alla fine con parecchi voli e salti che sicuramente vedremo poi a Worlds Collide settimana prossima visto che comunque è uno show condiviso tra WWE e AAA. Zelina Vega batte Alba Fire dopo un bel match di una decina di minuti grazie all'intervento sbagliato di Chelsea Green che si toglie la maschera protettiva ma al posto di colpire Zelina colpisce Piper Niven e il tutto porta la Code Red e il conto di 3.
The Miz ha ceduto il posto del Money in the Bank a Carmelo Hayes e quindi devono diventare i Mr. Money in the Bank. Ma giustamente Carmelo gli ricorda che al massimo lui lo diventerà, ma è stato l'Awesome One a metterlo in quella situazione. Carmelo apprezza tutto quello che ha fatto The Miz per lui, fargli vincere l'Andre the Giant Memorial Battle Royale e lasciargli il posto nel triple threat di qualificazione, ma nessuno gli ha chiesto di farlo perché lui ha talento. Però i due restano comunque amici, ma The Miz non era proprio convinto. Giulia avverte Zelina Vega che è interessata al suo titolo. Damien Priest, dopo lo Steel Cage e il concerto, è uscito nella gabbia ed ha lasciato Drew McIntyre e la storia con lui ormai dietro le spalle. Ora sa che lo Scottish Warrior lo sta guardando e continua a non sopportarlo, però quello che è entrato nella gabbia con lui è il vero guerriero e quindi lo apprezza. Ma ora è il momento di voltare pagina e lui è arrivato a SmackDown proprio per una cosa: vincere i titoli. Il suo interesse va sul campione attualmente più cazzuto della WWE, cioè Jacob Fatu. È fiero di lui, lo rispetta, ma non rispetta con chi va in giro. Damien Priest è stato, è e resterà per sempre il campione. E i due sullo stage si incontrano faccia a faccia prima del triple threat che vedrà coinvolti proprio Jacob Fatu, Andrade e Carmelo Hayes, con in palio la qualificazione al Money in the Bank ladder match. E sono stati quasi 20 minuti incredibili, veramente un gran bel match tra tre grandissimi performers. Ma ovviamente il match non è stato solo performance, ma anche storia, perché verso la fine arrivano solo Sikoa e JC Matteo. Jacob Fatu è andato a segno con il Mighty Moonsault, ma Solo e JC credono che sia meglio farne un altro per essere sicuri, e questa distrazione fa sì che da dietro arrivi Jimmy Uso che attacca i due e Andrade può approfittarne lanciando Jacob Fatu fuori dal ring e schienando Carmelo Hayes, qualificandosi così al Money in the Bank ladder match. E la fine della famiglia samoana è sempre più vicina e penso sia proprio a SummerSlam. Jacob Fatu sta distruggendo tutto nel backstage e solo Sikoa gli dice che voleva soltanto aiutarlo, ma Jacob Fatu per l'ultima volta gli dice che non ha bisogno del suo aiuto. E siamo arrivati al main event, il faccia a faccia tra John Cena e Cody Rhodes, e il primo a prendere parola è l'American Nightmare e vuole iniziare a parlare di WrestleMania 41. Dopo lo show era a casa e un amico gli ha detto che è stato un gran campione. Durante l'anno da campione ha affrontato AJ Styles che ha finto il ritiro per poi colpirlo. Uno dei suoi migliori amici ha tentato di far finire la sua carriera davanti alla sua famiglia. Il suo capo l'ha spinto al limite facendogli conoscere lati di sé che neanche lui conosceva, e il final boss ha chiesto di vendergli l'anima. Lui ha rifiutato, ma l'ha fatto John Cena. Non è sicuro che Cena riesca a rovinare veramente il wrestling, ma da ora in poi non esiterà più contro di lui, e questa è la prima volta che torna a SmackDown dopo tanto tempo, e quindi è venuto con una sorpresa ed è lì con il partner che sarà al suo fianco a Money in the Bank, il campione dei pesi massimi Jey Uso. Ma mentre tentava di far ripartire la sua team song, ecco che risuona quella del campione WWE John Cena, ed entrambi quelli che sono sul ring sono dei John Cena wannabe, perché entrambi vogliono la sua fama e i suoi soldi, ma sono soltanto pigri e dei perdenti. E arriva il suo partner Logan Paul e conosce la WWE meglio di un professional wrestler. Nessuno è andato lì per vedere quei due, ma sono tutti lì per vedere John Cena e Logan Paul, e quest'ultimo è lì a fianco al campione WWE. E a Saturday Night's Main Event Logan Paul sarebbe potuto diventare campione del mondo se Cody non avesse interferito in quel match. Qualche anno fa nessuno avrebbe mai creduto che Logan Paul sarebbe diventato una superstar WWE e che avrebbe fatto squadra con il migliore di tutti i tempi, John Cena, e quindi 4 si vedranno a Money in the Bank. Per Jay è troppo tardi, possono vedersela anche adesso. Parte la rissa e rimangono sul ring vittoriosi Cody Rhodes e Jey Uso, che alzano al cielo i 2 titoli mondiali della WWE. Beh ragazzi, questo episodio di SmackDown tutto sommato carino, ma che a tratti ha anche annoiato, e diciamo che questo promo finale di quasi mezz'ora non ha detto assolutamente nulla, anzi ha proprio distrutto tutto l'entusiasmo del momento. Io ovviamente voglio sapere la vostra nei commenti, e vi raccomando di lasciare un like e un commento, di seguirmi su Instagram e TikTok e di iscrivervi qui su YouTube. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!